Buongiorno amici, sono nuovamente a Roma per un viaggio di lavoro, oggi devo andare a Milano. L'anno scorso il tragitto l'abbiamo fatto con il Frecciarossa, quest'anno lo facciamo con Italo. Let's go! Il mio viaggio inizia dal Parco dei Principi Grand Hotel Spa, un lussuriosissimo hotel a 5 stelle, ricco di bellissime fontane, importanti quadri, bianchi leoni, mezzi busti, antichi resti e reperti romani ed una bellissima piscina. Dal Parco dei Principi Grand Hotel Spa prendo un taxi che, in all'incirca 10 minuti, mi porta a Roma Termini, la stazione più grande della città capitale d'Italia. Una volta arrivato faccio 2 passi per la stazione, do un'occhiata ai distributori automatici di biglietti di Italo, mi assicuro sul tabellone degli orari che il treno sia puntuale e poi incomincio a cercare la lounge di Italo, o più comunemente chiamata Italo Club. A differenza della lounge del Frecciarossa, situata al piano terra della stazione all'altezza dei binari 1-7, la lounge di Italo si trova al primo piano della struttura e i binari di riferimento sono 16-24, proprio di fianco alle scale mobili. Io mi dirigo verso di loro, le prendo ed in un attimo mi trovo nella fourth floor della station. La ricerca continua, io mi incammino passeggiando tra i vari ristoranti, bar e locali del piano, fino ad arrivare alla meta. Abbiamo finalmente trovato la lounge di Italo, è esattamente dietro le mie spalle. La lounge di Italo consiste in una piccola area di benvenuto dove viene controllato l'accesso all'Italo Club ed in una zona più grande, molto simile ad un salotto, dove sedersi e rilassarsi prima del viaggio. Qua è possibile anche mangiare e bere qualcosina prima di prendere il treno ad alta velocità. La sala ha anche diverse stazioni dove poter ricaricare i propri dispositivi elettrici, oltre che a dei bagni molto minimali ma puliti. Ad ogni modo è arrivato il momento di prendere il treno. Dall'Italo Club prendo l'ascensore che mi porta al piano terra, faccio il fast track e dai che ci siamo! Amici, ce l'abbiamo fatta, la belva che ci porterà a Milano Centrale è dietro le mie spalle. Adesso andiamo a cercare il vagone e continuiamo. Con pazienza mi dirigo verso il vagone Club Executive, situato in testa al treno. Quando arrivo al vagone, do un'occhiata ravvicinata alla motrice che oggi mi porterà a Milano Centrale e poi salgo sul treno. Una volta saliti, ripongo la mia valigia nell'apposito scompartimento, mi siedo ed incomincio a godermi le caratteristiche di questa prima classe. Poggiapiedi e spazio per le gambe, tac. Presa di corrente e cestino privato, tac. Pulsante che accende la luce, tac. Bottoncino magico per muovere lo schienale, tac. Appoggia bottiglia dell'acqua, tac. Inoltre, quando il treno comincia a muoversi, mi rendo conto che il sedile è rivolto verso il senso di marcia. Perfetto, dai che si parte! Il vagone Club Executive di Italo consiste in un'area molto intima e riservata con una decina di posti a sedere. Il club ha anche una specie di bagno privato riservato solo ai viaggiatori in prima classe. Il bagno è piccolo ma funzionale. Io, come sempre, ho dei problemi con i vari sensori che attivano le funzionalità della toilette, ma questa è un'altra storia. La cosa più importante comunque è che sia pulito. Ad ogni modo, io apro la porta del bagno col pulsantino magico e ritorno al mio posto a sedere giusto in tempo per il primo round di cibarie. Diamo subito un'occhiata al menù di oggi. Tovagliolino bianco, salvettina umidificata di Italo, io in verità ne ho 2, la seconda l'ho portata dalla lounge. Ciambella verde fosforescente al gusto pistacchio e tè caldo servito all'interno di un doppio bicchiere antiscottatura. Io mi pulisco velocemente le mani e mi butto sulla ciambella. Apro la confezione, estraggo il donut, lo maneggio un pochettino e poi lo assaggio. Primo boccone, secondo boccone, terzo boccone. La ciambella non è male, promossa. Festeggio con un sorso di tè ed utilizzando il mio cestino privato. Adesso ho la pancia piena. Decido di alzarmi e visitare velocemente il corridoio che separa il Club Executive con la prima classe, prima di tornare nuovamente al mio posto a sedere per fare l'ultima prova di oggi. Una delle più importanti, direi, la connessione internet. Amici, ve la faccio molto semplice. Il wifi su Italo non è buono.
Io riesco a collegarmi, ma faccio molta fatica ad avviare qualsiasi video su YouTube. Io ci provo e riprovo, ma nulla, non va. Fortunatamente la connessione 4G è affidabile, quindi riesco comunque a rimanere connesso col resto del mondo. In tutto questo mi accorgo che il carrello con i viveri passa per una seconda volta. Questo giro vado per patatine e grissini. Ad ogni modo, io comincio ad essere stanco. Inizio l'ascolto di una replica dello zoo, mi rilasso, guardo fuori dal finestrino ed incomincio a vedere la campagna trasformarsi in periferia e la periferia diventare città. La struttura di metallo che forma Milano Centrale è ormai di fronte a me. Siamo entrati in stazione. Amici, siamo arrivati. Amici, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente arrivati a Milano. Che dire, il viaggio è andato molto bene, il Executive Club ci sta, è molto bella, il posto dove ero seduto era molto spazioso, poi hanno portato da mangiare diverse volte, sono passate anche una terza volta, ma io ho deciso di dire di no anche perché ero stufo di mangiare schifezze. Non ho più nulla da dire, da Milano è tutto, come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e noi ci si vede alla prossima. Ciao!